A Stardom X Stardom 2023, Mayu Iwatani difenderà l'IWGP Women's Championship contro Utami Hayashishita in un match che promette fuoco e fiamme. Riuscirà Mayu Iwatani a conservare il titolo o sarà la leader di Queen's Quest a portarsi a casa la vittoria? Ne parliamo in questo video. Signori, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Domenica 13 agosto, durante il prossimo pay-per-view targato Stardom, la leader di Stars, Mayu Iwatani, difenderà l'IWGP Women's Championship per la prima volta da quando l'ha conquistato lo scorso 23 aprile a All Star Grand Kingdom contro Mercedes Moné, conosciuta precedentemente come Sasha Banks in WWE, contro la nuova Utami Hayashishita, che da quando è tornata in Stardom dopo la piccola escursione fatta in America nel mese di luglio ha ritrovato se stessa e quella grinta che gli era mancata nei mesi precedenti. La leader di Queen's Quest sembra ora pronta per tornare al top e per tornare campionessa, cosa che gli è mancata da ormai un paio di anni, per l'esattezza da quando ha perso il World of Stardom Championship contro Shuri a fine 2021. Prima di vedere come si è arrivati a questo match, vi invito cortesemente a iscrivervi al canale e a lasciare un like al video. Vi ricordo come sempre che per voi è completamente gratuito, mentre per me e per il canale è di vitale importanza. Detto questo, facciamo ora il nostro consueto salto indietro nel tempo e andiamo a vedere come si è arrivati a questo match. Come detto ad inizio video, Mayu Iwatani ha conquistato l'IWGP Women's Championship a All Star Grand Kingdom lo scorso 23 aprile, quando era riuscita a sconfiggere Mercedes Moné dopo una battaglia al cardiopalma. Da quel momento però sia la New Japan Pro Wrestling sia la Stardom si sono praticamente dimenticati di questo titolo. Infatti, dopo che Mayu Iwatani ha conquistato l'IWGP Women's Championship, non è più stato difeso per diversi mesi. Quella infatti che farà il 13 agosto a Stardom X Stardom contro Utami Hayashishita sarà la sua prima difesa titolata. Un titolo dunque che negli ultimi mesi è stato parecchio dimenticato da tutti ed è un peccato a mio avviso, sì perché quando nacque a novembre 2022 sembrava potesse essere un titolo rivoluzionario per la New Japan Pro Wrestling, che aveva creato appunto il primo titolo nella storia della federazione dedicato alla divisione femminile. Come detto in precedenza, l'IWGP Women's Championship nacque il 20 novembre 2022, quando la New Japan Pro Wrestling, in collaborazione con la Stardom, indette un torneo per decretare la prima campionessa della storia, con la finale che si tenne proprio durante Historic Crossover, primo show della storia in collaborazione tra Stardom e New Japan Pro Wrestling. La finale, che fu il main event del pay-per-view, vide Mayu Iwatani affrontare Kairi, con la vittoria di quest'ultima, che fu incoronata come prima IWGP Women's Champion della storia. Qualche mese più tardi, a Wrestle Kingdom 17, Kairi difese con successo il titolo appena conquistato contro un'agguerrita Tam Nakano, che dovette comunque arrendersi alla ben più coriacea Kairi. Un mese più tardi, a Battle in the Valley, pay-per-view targato New Japan Pro Wrestling, che andò in onda il 18 febbraio da San José, Kairi perse il titolo contro Mercedes Moné, che aveva fatto il suo debutto in New Japan Pro Wrestling proprio a Wrestle Kingdom 17, alla fine del match tra Kairi e Tam Nakano. A sua volta,
Mercedes Moné difese con successo il titolo a Sakura Genesis, pay-per-view andato in onda l'8 aprile, in un three-way match contro Hazuki e Azumi. Al termine del match però fu raggiunta proprio da Mayu Iwatani, che la sfidò ad un match valevole per l'IWGP Women's Championship a All Star Grand Kingdom, il pay-per-view più grande nella storia della Stardom. Sappiamo tutti ormai come andò a finire il match e sappiamo tutti che Mayu Iwatani riuscì a battere Mercedes Moné e a conquistare il titolo, diventando così la terza IWGP Women's Champion della storia. D'altro canto però abbiamo Utami Hayashishita, la leader di Queen's Quest da quando ha perso la Red Belt a fine 2021 contro Shuri. Non è stata più la stessa. Da quel momento ha faticato ad imporsi come leader e a ritrovare un posto al top della federazione. Dopo che Utami perse il World of Stardom Championship, la sua carriera non fu più splendente come prima, venendo rilegata più e più volte a match di contorno, finendo spesso nei kick-off dei pay-per-view, come capitò appunto a All Star Grand Kingdom quando lottò in tag con Miyu Hamasaki per affrontare Hazuki e Fuwa-chan. Durante questo periodo Utami Hayashishita fu messa in discussione anche dalle sue stesse compagne, specialmente da Saya Kamitani, come leader del gruppo, e da questo, come tutti sappiamo, nacque una rivalità con Oedo Tai, rivalità che fu vinta da Queen's Quest, con Utami che si confermò leader indiscussa del gruppo. Al termine però di questa rivalità, con il 5-Star Grand Prix 2023 ormai alle porte, Utami decise di intraprendere un viaggio in America di alcune settimane per ritrovare se stessa e quella grinta che forse aveva smarrito. In questo periodo lontano dalla Stardom prese parte ad alcuni match in GCW contro avversarie come Billie Starkz o Lufisto, match che aiutarono Utami Hayashishita a caricarsi in vista del 5-Star Grand Prix 2023. Fece ritorno in Stardom proprio durante la prima giornata del 5-Star Grand Prix 2023, dove nel suo match d'apertura riuscì a sconfiggere Mina Shirakawa e a guadagnare i suoi primi 2 punti. Nella stessa sera, dopo il main event dello show, Utami decise di sfidare Mayu Iwatani ad un match valevole per l'IWGP Women's Championship, sfida che Mayu accettò e che la Stardom rese ufficiale per Stardom X Stardom 2023, pay-per-view che ancora una volta vi ricordo andrà in onda domenica 13 agosto. Devo dire che sono particolarmente contento che finalmente Mayu Iwatani possa difendere l'IWGP Women's Championship e devo dire che il match contro Utami Hayashishita potrebbe passare alla storia come uno dei migliori match di questo 2023. Il mio pronostico va in favore della nuova Utami Hayashishita, che credo possa diventare la nuova IWGP Women's Champion. Utami è fuori dal giro che conta da diverso tempo e dopo aver ritrovato la grinta smarrita, penso possa essere il momento giusto per lei per tornare al top e dunque tornare campionessa. Ovviamente non va assolutamente sottovalutata Mayu Iwatani. La Stardom Icon non starà di certo a guardare e combatterà con le unghie e con i denti per cercare di restare campionessa. Ora parola a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti il vostro pronostico riguardante questo match. Se il video vi è piaciuto vi invito ancora una volta a lasciare un like, a iscrivervi al canale se ovviamente non l'avete ancora fatto, a spuntare la campanella per non perdervi contenuti futuri.
Inoltre vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link dei miei altri social. Dunque, se volete restare in contatto con me anche fuori da YouTube, sapete cosa fare. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie e alla prossima. Matane!